Oggi siamo qui con due microfoni che a loro modo sono molto famosi. Questo qui è il Fdews SL40X, questo qui lo Shure SM7B. Come suonano? Quale dei due è più adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Tra tanti video in cui comparavo microfoni, questo video forse è uno di quelli unfair, come direbbero gli americani, cioè veramente scorretto. Perché? Perché questo qui è un microfono che costa 50 euro, ma spesso viene messo in sconto. Questo qui è un microfono che costa quasi 400 euro, 380 e qualcosa. Quindi ovviamente se ti fai un rapido conto di questo, con i soldi di questo te ne compri infiniti, ok? Allora, però mi faceva piacere fare un video di questo tipo, uno perché mi è stato chiesto tantissime volte, e due perché entrambi sono microfoni scuri e spesso le persone amano i microfoni scuri, quindi voglio far sentire la differenza tra un microfono scuro impastato, quindi le frequenze non sono definite, e un microfono scuro definito. Certo, tu mi dirai, Ale, questo costa 50, questo 400, quindi grazie. Sì, ok, hai ragione, però questo qui è un microfono che tante persone vogliono comprare, preferiscono. Ho fatto un test dove mettevo 3 microfoni in test, questo, quindi lo Shure SM7B, questo e il T-Bone BC500, e tantissime persone mi hanno detto che questo, ovvero il Fdews, era il microfono che preferivano. Perché? La motivazione è semplice, perché questo microfono, essendo molto impastato, restituisce un suono quasi broadcast, no? Da un certo punto di vista, un suono già corposo, grosso, eccetera. A un orecchio non allenato, questo suono piace di più rispetto a un suono definito. Questa è la motivazione, però questo qui fa schifo. Nel senso che se devi fare gaming, se devi fare live streaming, è perfetto, assolutamente perfetto. Se devi fare registrazioni serie, questo qui non ha alcun senso. Ok, bene. Vediamo i punti in comune tra questi due microfoni, ed è difficile, però ci sono. Entrambi sono dinamici. Ok, dinamici significa che sono i microfoni migliori in assoluto in ambienti non acusticamente trattati. Quindi se la tua stanza ha eco, reverbero, rumore, eccetera, questi qui sono la scelta migliore. Il secondo, e anche l'ultimo punto in comune tra questi due microfoni, è che hanno un pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prendono soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Quindi questi microfoni sono, diciamo, quelli più ideali per essere utilizzati, come ti raccontavo prima, in ambienti non acusticamente trattati, e vanno posizionati in questo modo. La parte posteriore del microfono va orientata verso la fonte di rumore, che può essere una finestra oltre la quale ci sono macchine, c'è rumore, oppure un muro oltre il quale ci sono i vicini che fanno rumore. Ovviamente questo non vuol dire che non entra nulla nel microfono, ci mancherebbe, non fanno miracoli, nessun microfono fa miracoli, però sicuramente se lo orienti in questo modo hai più chance che entrino meno forti questi rumori. Entreranno comunque, un po' meno forti, tutto qua. Ok, sono finiti i punti in comune, perché adesso ci sono solo differenze. Le differenze, un po' come ti raccontavo prima, ma ti invito a mettere le cuffie, le migliori cuffie che hai a disposizione, quelle non da ascolto hi-fi, ma da ascolto studio, quindi quelle più flat possibili. Perché? Perché questi due microfoni sono diversi e te ne rendi conto, ma mi fa piacere se tu con le cuffie migliori che hai a disposizione ascolti in maniera attiva questo suono, perché mentre stiamo parlando io sto switchando tra i due microfoni. Entrambi i microfoni, giusto per la cronaca, stanno entrando dentro il Tascam Mixcast 4 puliti, quindi non aggiungerò nessun tipo di equalizzazione, compressione o altro, ma porterò soltanto i volumi a meno 14 lufs. Ascoltando con le cuffie ti rendi conto che entrambi sono scuri, ma questo qui è un microfono definito. Cerca di allenare l'orecchio, cerca di andare oltre con l'orecchio, cerca di ascoltare i dettagli. Questo qui è molto più definito rispetto a questo. Questo è, io uso sempre la parola impastato, perché queste frequenze scure che sono spinte al massimo, a discapito delle medie e delle alte, sono impastate, non so come altro spiegarlo se non impastate, mi piace questo termine, cioè non sono definite come queste. Immagino tu lo ascolti, quindi se tu hai 50 euro, allora se hai 50 euro e
non vuoi fare registrazioni professionali, ma vuoi fare gaming, live streaming, divertirti con gli amici, quello che ti pare, questo è la scelta migliore. Non ha senso comprare questo. Se vuoi fare cose serie, sicuramente questo non è la scelta giusta. Ora tu mi dirai, Ale, ma io non ce l'ho 400 euro. Ci sta, assolutamente corretto. Non comprare questo. Compra, guarda i video sul mio canale e ci sono tantissime alternative a questo che costano infinitamente meno e suonano bene uguale. E ci puoi fare registrazioni serie. Questo qui io te lo sconsiglio perché quando sai cosa succede? Quando registri la traccia, la porti nel computer, con questo qui sto parlando, e vuoi iniziare a equalizzare, comprimere, eccetera, questo qui, avendo un suono già equalizzato, diciamo così, cosa succede? Che crei solo un casino. Perché purtroppo questo suono non è un suono malleabile, è un suono già, come dire, ti piace così, te lo prendi e ti semplifichi la vita. Se lo vuoi lavorare, questo qui è molto più difficile da lavorare rispetto a questo o qualsiasi altro microfono. Non so se mi sono spiegato, lo senti? Sembra che io abbia applicato male degli effetti tipo un'equalizzazione, perché è proprio spinto sulle basse ma impastate. Io non sto mettendo nulla, è proprio così. Ad alcuni piace perché è pronto all'uso. E quindi fai live streaming, fai gaming, c'hai già un suono tra virgolette, tra tantissime virgolette, broadcast. Questo qui, come tanti altri microfoni, è pulitissimo. Quindi qui ci puoi fare quello che ti pare, puoi equalizzarlo come meglio ti piace. Ok, bene. Io ti lascio comunque i link in descrizione perché soprattutto di questo il prezzo varia tantissimo, quindi a volte costa veramente 2 lire. Allora dici, vabbè, lo prendo, lo tengo lì anche d'emergenza. Ti lascio il link anche a questo. È difficile che questo scenda di prezzo, magari può scendere 10-20 euro, quindi anziché 3,90 lo puoi trovare 3,75, però insomma più di questo non scende perché è un microfono che tutti vogliono comprare, quindi non c'è motivo per cui ci siano queste ondulazioni di prezzo. Va bene, io credo di averti raccontato tutto, ci tenevo proprio a fare questo video perché quando mi chiedono consigli su microfoni scuri, perché tutti vogliono microfoni scuri, allora io mi trovo spesso a consigliare questo, però facendo queste premesse che ti ho fatto nel video. Quindi mi faceva piacere fartelo sentire e far sentire come esistono microfoni scuri, entrambi, ma mentre questo è un microfono definito, questo qui è un microfono impastato. Ok? Quindi non basta dire voglio un microfono scuro, devi spendere anche i soldi se vuoi un microfono scuro, perché se hai tutte queste frequenze incasinate, dopo lavorarci è veramente difficile. Ok? Mi fermo qui. Se tu hai domande, dubbi, curiosità, lo sai, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie per ora e noi ci vediamo settimana prossima.